Bentornati in una nuova vicenda esistenziale di un'artista crepata e dimenticata. Oggi torniamo nella Parigi a cavallo tra 800 e 900, torniamo nella Parigi della Belle Époque, la Parigi del positivismo, della Tour Eiffel, cioè della costruzione della Tour Eiffel. Parliamo di un movimento artistico notissimo, ovvero l'impressionismo. Sento già le vostre teste cercare di scandagliare tutte le nozioni che avete appreso tra medie e liceo cercando un nome femminile tra i 1000. Vi dico già che non lo troverete a meno che il vostro libro di storia dell'arte non l'avesse scritto qualcuno di illuminato. Inutile sforzarsi. In realtà dovrebbe essere un nome tra i primi della lista perché parliamo di un artista che ha fondato proprio il movimento. Oggi parliamo di Berthe Morisot, però prima sigla. Sono Caterina Fassina e questo è Margine, un podcast che riporta in vita artisti rimasti nell'ombra. Con questo nome mi rendo conto che possa passare per un uomo, soprattutto per chi ha consumato la videocassetta di Mary Poppins e di Berthe conosce solamente lo spazzacamino che sbava dietro a Mary Poppins, però quel Berthe è scritto come si pronuncia, mentre in questo caso vanno aggiunte una H e una E alla fine. Quindi Berthe Morisot è a tutti gli effetti una donna e non fa lo spazzacamino. Nasce Berthe Marie Pauline Morisot il 14 gennaio del 1841 a Bourges, una città al centro della Francia, che tra l'altro ha una cattedrale che vi consiglio di visitare, è meravigliosa perché ha delle vetrate che sono una vera e propria opera d'arte. Berthe nasce in una famiglia borghese molto benestante. Suo padre è un prefetto della provincia, anche se in realtà ha una certa vena artistica che ha coltivato studiando architettura alla Scuola di Belle Arti. Sua madre invece è pronipote di Fragonard, che è un importantissimo pittore dello stile rococò, quindi c'è del DNA artistico in famiglia. Quando ha solo 9 anni la famiglia si trasferisce a Parigi. Berthe e le sue sorelle hanno dei precettori e studiano pittura insieme a Guichard, che è anche lui un famoso storico dell'arte, un famoso pittore. Anche tra l'altro a voler studiare in una scuola senza precettori, diciamo, non avrebbero potuto perché a quell'epoca le scuole non sono aperte alle donne. È Guichard a portare Berthe per la prima volta al Louvre nel 1857. Berthe copia i quadri esposti per esercitarsi, sfidando le regole dei genitori che non volevano che girasse da sola in un luogo pubblico, perché è sconveniente per una signorina, ok? Nemmeno alle mie nonne era permesso girarsi da sole, figurarsi nel 1800. Durante queste fughe solitarie al Louvre, Berthe si appassiona particolarmente a Raffaello Sanzio e a Rubens, però a un certo punto si rende conto di avere un disperato bisogno di input esterni, cioè di connessione con altri artisti, perché tra l'altro è una perfezionista e quindi tende a autodistruggersi e ad autocriticarsi tantissimo, mentre avere qualcuno con cui confrontarsi permette un po' di tranquillizzarsi ed essere un pochino più misericordiosi con se stessi. Diciamo che quando sei sola tendi a pensare di avere il peso del mondo sulle tue spalle, mentre con una compagnia la butti un pochino più in caciara, in modo positivo, insomma. In compagnia si capisce che siamo tutti dei principianti nel gioco della vita, diciamo, quindi procediamo tutti quanti per tentativi. In questo periodo Berthe segue appunto molto Guichard, che spesso la manda a esercitarsi anche en plein air, quindi all'aperto con gli acquarelli. Per lo più però Berthe disegna ancora figure classiche cercando un po' più stile. Allora Guichard la introduce alla scuola di Barbizon e le fa conoscere Corot, che ha uno stile più moderno che si distacca molto dal classicismo, anticipando di fatto quello che poi succederà con l'impressionismo. In realtà Corot è il primo a dipingere en plein air all'aria aperta, piuttosto che in uno studio di posa. Questo bisogna tenerlo a mente perché disegnare all'aperto è una cosa che non era comune, non era mai successa prima. Solitamente i pittori stanno chiusi nei loro studi o nelle loro botteghe e disegnano a memoria, diciamo, oppure hanno, insomma, degli studi di posa, chiamiamoli così. Questo avvicinamento con Corot e Barbizon permette a Berthe di intrecciare dei legami con il circolo degli artisti francesi più in voga all'epoca, più di moda.
sono tutti quegli artisti che partecipano ai salon, ovvero alle rassegne dell'arte francese che viene definita ufficiale. Per i salon, professori e storici dell'arte selezionano periodicamente delle opere che ritengono conformi ai canoni dell'Accademia delle Belle Arti e queste opere vengono esposte e presentate come lo standard per tutta quanta l'arte francese. Nel 1864 Berthe ha soli 23 anni quando espone 2 suoi quadri al Salon di Parigi. Riceve anche delle buone critiche, ma perché rimane sul tracciato della tradizione, sia da un punto di vista iconografico, quindi di ciò che rappresenta, sia da un punto di vista tecnico, ovvero come lo esegue. Copiando i quadri del Louvre, Berthe però incontra anche altri artisti che sono squattrinati e non sono assolutamente in linea con gli standard dell'Accademia. I primi che incontra sono Manet e Monet, con cui tra l'altro stringe un'amicizia che durerà tutta la vita. Nel 1868 incontra per la prima volta Manet proprio per i corridoi del Louvre, mentre copia un quadro di Rubens. Tra i due inizia un'affinità elettiva che dura tutta la vita. Stiamo parlando, scusate, di Édouard Manet, perché ce ne stanno 3. Gustave, Édouard e Eugène. Édouard e Berthe si influenzano a vicenda, anche se hanno delle caratteristiche e delle poetiche completamente diverse. Berthe dipinge la quotidianità femminile, mentre Manet ha spesso un intento politico e di denuncia sociale. Si vocifera tra l'altro che tra i due ci sia anche una relazione, ma non se ne ha certezza, quindi io ve lo riporto, ma sono voci di corridoio. Sicuramente tra i due c'è un amore platonico, anche perché Édouard è sposato. Quindi, come dice mia madre, finché non c'è l'anello, tutta carne da macello. Una volta però che sono sposati, ragazze, giù le mani. Questo detto dovremmo forse anche applicarlo ai giorni nostri, diciamo, se convivono, giù le mani. Vabbè, diciamo giù le mani sempre in realtà. Manet scrive del momento in cui si incontrano che Berthe era una ragazza riservata che parlava a voce bassa, sottile come un giunco, gli occhi neri e profondi, che amava vestirsi di nero all'ultima moda e leggere i romanzi in voga. Lui le chiede spesso di posare come sua modella, tant'è che ci sono arrivati tantissimi ritratti di Berthe. Il più famoso è il quadro Il balcone del 1868. Comunque, diciamo che Berthe inizia a frequentare casa Manet ed è qui che incontra il fratello Eugène, che anche lui è un pittore. Eugène si innamora di Berthe e lei certamente non gli è indifferente, quindi i due si sposano il 22 dicembre del 1874 a Parigi. Berthe nutre per Eugène un amore maturo, che spesso viene erroneamente scambiato per un amore poco passionale. Lei di lui scrive: «Ho trovato un brav'uomo, onesto, e sono sicura che mi ama sinceramente. Dopo aver vissuto per tanto tempo, inseguendo chimere, ho cominciato a vivere una vita vera». Da queste poche righe non possiamo avere la presunzione di estrapolare la psicologia di un'esistenza intera, però Berthe pare sottintendere con quel chimere che prima nutrisse delle speranze per una storia impossibile di stampo quasi adolescenziale. Magari proprio con Edouard, cioè che non può essere ricambiato, quindi io inseguo una chimera perché è un amore impossibile che non si realizzerà mai. Potrebbe essere, potrebbe non essere, magari era innamorato di qualcun altro, non di Edouard. Ogni tanto è bello fare anche un po' di gossip. A partire dal 1870 lo stile pittorico di Berthe si era già fatto più definito, più personale, meno accademico. Utilizza colori tenui, quasi sempre sono gli stessi, e riesce a bilanciarli armoniosamente. Nel 1874 fonda insieme a Monet, Degas, Renoir, Pissarro e Sisley la cosiddetta Società Anonima degli Artisti, Pittori, Scultori, Incisori, eccetera. Cioè proprio eccetera. Questo è il gruppo che noi oggi chiamiamo impressionisti. Berthe decide di farne parte grazie a Degas, che la convince di aver bisogno di inquadrare le sue opere nella cornice di una poetica innovativa e diversa rispetto a quella accademica. Effettivamente Berthe è consapevole che i suoi quadri non fossero stati apprezzati come avrebbe desiderato quando erano stati esposti ai salon dell'arte ufficiale, quindi acconsente. Ora facciamo un attimino un passo indietro per avere una visione più ampia
ovvero chiediamoci cos'è l'impressionismo. Allora, l'impressionismo è una corrente artistica che si sviluppa in Francia e che rompe con le convenzioni iconografiche dell'Accademia di Belle Arti di Parigi. L'impressionismo è uno dei segni di un mondo che sta cambiando. Cambia sotto tanti punti di vista a cavallo tra 800 e 900. C'è il progresso tecnologico, l'industrializzazione, l'urbanizzazione, la modernizzazione quindi delle capitali europee, e tutti questi sono profondi cambiamenti strutturali che scuotono profondamente il modo che l'essere umano ha di concepire se stesso in relazione con l'ambiente che lo circonda. Alcuni artisti si convincono, si rendono conto, mettetela come volete, di non poter rappresentare questo nuovo stile di vita con lo stesso stile di un pittore del Settecento, con lo stesso stile di un pittore dell'epoca classica. Quindi cercano nuove soluzioni estetiche. Dobbiamo anche menzionare l'invenzione della fotografia, perché ovviamente è stato un fattore fondamentale per lo sviluppo della pittura moderna. La fotografia non è un'invenzione unica, nel senso che non c'è un inventore. L'Accademia ha deciso di datare la sua nascita il 19 agosto del 39, quando viene presentato il daguerrotipo all'Accademia delle Scienze e delle Arti Visive di Parigi. Però, insomma, in realtà è un'invenzione collettiva che procede per tasselli che mettono varie persone che non sono solamente artisti, che sono soprattutto chimici. Cos'è questo daguerrotipo che viene presentato a Parigi? È una particolare camera oscura che permette di imprimere la fotografia su una lastra di rame argentata con soli 20 secondi di esposizione. In realtà la prima fotografia era stata scattata 13 anni prima da Niepce o Nips, è scritto Niepce, ragazzi, mai capito come si pronunci, ve lo giuro. Ho fatto tipo 4 corsi in università in cui lo menzionavano, tutti lo dicevano in modo diverso, per cui non ne ho idea. Comunque la fotografia era questa, e poi lui collabora con Louis Daguerrotipo, per sviluppare questa intuizione che aveva avuto. A questo punto ci rendiamo conto che la fotografia pone un problema non indifferente alla pittura. La pittura come testimonianza storica, come resa fedele dei dettagli, diventa assolutamente inutile, perché c'è la fotografia. Per cui gli artisti della nuova generazione si chiedono se abbia senso continuare a dipingere accademicamente in questo stile classico, neoclassico, o se occorra provare a dipingere ciò che la fotografia non può cogliere, almeno non quella del tempo, che è ancora molto impostata, è poco evocativa, diciamo, ma pure di quella di adesso per certi versi. Gli impressionisti pensano quindi di catturare la realtà così come appare in un istante. Non cercano la perfezione, ma l'impressione visiva e sensoriale, come un ricordo che sfuma sulla tela. Il nome impressionismo deriva da un quadro di Claude Monet del 1872, Impressione Le Var del Sole. Monet dipinge il porto di Le Havre, in Normandia, durante un'alba nebbiosa. Si intravedono il sole che nasce, le ciminiere del porto in lontananza, 2 barchette che escono, che tornano in porto, probabilmente tornano in porto perché i pescatori pescano di notte. Come questo quadro esemplifica molto bene, il vero soggetto dei quadri impressionisti è la luce, e come la luce cambia e modifica ciò che vediamo. Dipingendo all'aperto e volendo dipingere un ricordo, un'impressione, le pennellate sono veloci e visibili, i dettagli non sono iperrealistici. Se vi capita, andate a visitare il Museo d'Orsay a Parigi, dove ci sono tantissimi quadri impressionisti, o comunque, se vi capita davanti un quadro impressionista di qualsiasi tipo, provate a fare questo esercizio, avvicinatevi al quadro e poi pian piano indietreggiate. Vi accorgerete che quando siete vicino al quadro, il quadro non avrà un senso, cioè percepite solamente le pennellate, vedete solo le pennellate che in molti casi poi si alzano dalla tela. Non vi appare quindi il soggetto così evidente, o proprio per niente evidente. Invece man mano che indietreggiate la scena assumerà un senso. Io da piccola mi divertivo molto a fare questo
questo esercizio nei musei dove mi portavano. Ma torniamo a Berthe, al nostro gruppo di impressionisti che espone nel 74 per la prima volta nello studio fotografico di Nadar, che è un famosissimo fotografo dell'epoca. Il critico Albert Wolff annota una recensione dell'esposizione e scrive: sono 5 o 6 lunatici, di cui una donna, la cui grazia femminile viene mantenuta nonostante gli sfoghi di una mente delirante. Quindi gli uomini sono solamente dei lunatici, mentre all'unica donna viene appioppato anche il delirio. Questa recensione è emblematica, ve l'ho dovuta riportare, perché Berthe dovrà combattere tutta la sua vita per essere presa sul serio. Berthe vuole essere riconosciuta anche per il suo sesso piuttosto che nonostante il suo sesso, ok? Differenza sottile ma fondamentale. Per questo motivo decide di firmarsi sempre con il suo cognome da nubile, anche una volta sposata. Finalmente, nel 1877, un critico dilettante la definisce la vera impressionista del gruppo. Il suo maestro Guichard non la pensa allo stesso modo, dato che la disconosce come sua studentessa, ma intanto Berthe inizia a ricevere i suoi primi riconoscimenti. Lavora con gli acquarelli fino al 75, quando inizia a maneggiare i pastelli e i colori ad olio. Ha un tratto veloce, breve, deciso, ma non improvvisato, perché lei realizza ore e ore di schizzi di preparazione su dei fogli sparpagliati. Però, nonostante cambi tecnica, tutti i suoi quadri sin da subito hanno una luminosità che si fa riconoscere. Come soggetti, Berthe ritrae delle scene intime che lei riesce a rappresentare con estrema sinteticità. Statemi dietro, cosa vuol dire? Allora, prendiamo questo quadro del 75, che si intitola Panni stesi. I panni non sono altro che chiazze bianche e le figure umane sono dipinte con lo stesso stile. Quindi sintesi formale, in parole molto povere, significa che abbozza le forme, diciamo, ok? Seguite il senso logico. Sintesi, quando fate la sintesi di un testo, abbozzate le linee generali di un testo. Stessa cosa anche per la pittura. E dopo questa, gli storici dell'arte ce li siamo giocati. A questo punto della sua carriera, Berthe inizia a indagare la vita della borghesia francese, in particolare quella femminile, perché, essendo una donna, viene ammessa dove gli uomini non possono nemmeno pensare di andare. Nel 1876 dipinge Lo specchio di Psiche, che rappresenta una giovane ragazza che si guarda nello specchio di camera sua indossando una sottoveste bianca. È un quadro stupendo, secondo me, ma che dipinge una situazione molto intima. Figuratevi se un Monet avesse mai potuto entrare nelle stanze private di una signorina. Sia mai. Beh, oddio, in realtà era sposato, quindi teoricamente avrebbe potuto farlo con sua moglie. Comunque, diciamo, non possono farlo on a daily basis. Anche Degas, che rappresenta le ballerine, le famose ballerine di Degas, comunque si trovano in una situazione pubblica, formale, sicuramente non hanno mezza testa di fora. Nel 1879 lei ed Eugène diventano genitori della piccola Julie, con cui Berthe ha un legame strettissimo. Ama non solo la figlia, ma anche la maternità. Ritrae spesso Julie, anche mentre gioca con il padre. Tutti e due i genitori sono profondamente innamorati della bambina. Ed Eugène è veramente il migliore amico di Berthe, cioè lui la sostiene, la supporta tantissimo nella sua carriera e la affianca anche nel ruolo di genitore alla pari, no? Da uguale. La amica di Berthe, Eva González, un'altra impressionista di cui nessuno ha sentito parlare, le consiglia di provare a dipingere su una tela non preparata, non trattata, in modo da ammorbidire la pennellata. Ed è da questo momento che il tratto di Berthe diventa un pochino più lungo. Utilizza molte pennellate uniche che arrivano a definire addirittura una forma intera. La sensazione di spontaneità comunque traspare ancora, soprattutto perché Berthe ha la tendenza a non dipingere i bordi della tela, come se il quadro fosse una visione che spontaneamente si genera sulla tela. Purtroppo, il 30 aprile del 1883, Edouard Manet
muore dopo una lunghissima agonia. Antonin Proust, Émile Zola e Monet sono tra gli amici che si caricano il feretro sulla spalla. Berthe si dedica insieme a Monet a celebrarne l'impatto artistico nella scena pittorica francese. I due insistono molto perché lo Stato compri ad esempio l'Olympia in modo che venga esposta al Louvre, dando importanza non solo all'opera di Manet, ma anche alle innovazioni estetiche che ha generato. Riescono a convincere lo Stato a comprare questo quadro, anche se l'Olympia non viene esposta per tantissimo tempo. Nel 1885 Berthe sperimenta anche con il carboncino, ma ciò che più si evolve nel suo corpus di opere è la composizione. Viene influenzata dalla pittura orientale, che inizia a girare in Europa grazie alle esposizioni universali. A fine Ottocento poi la Francia è fissata con le stampe giapponesi, tant'è che anche Berthe ne imita la composizione. Inizia a posizionare gli oggetti attorno al suo soggetto, lontani dal centro della tela, proprio come trovate nelle stampe giapponesi. I suoi lavori non vengono molto considerati, né allora né tantomeno oggi. Nel 1890 scrive che per lei è molto difficile farsi prendere sul serio dalla critica perché è quasi tutta maschile e non viene considerata al pari di un uomo. Si sente strozzata perché lei ha la lucidità e l'onestà intellettuale di capire il proprio valore, ma ha anche la lucidità di capire che non verrà mai presa sul serio come desidererebbe a causa del suo sesso. Tra l'altro, parte dello snobismo di cui è vittima è dovuto ai suoi soggetti ricorrenti. Essendo una donna di una certa classe sociale e non potendo muoversi liberamente nei luoghi pubblici se non accompagnata, Berthe inizialmente dipinge queste scene casalinghe che hanno come protagoniste le donne a lei vicine. Oggi ci restituisce un tratto dell'intimità femminile sul finire dell'Ottocento, una vita segreta che non era concessa a nessun occhio, se non a uno femminile. Ed è vero anche che Berthe fa di questa necessità virtù, dipingendo delle scene bellissime in una maniera meravigliosa. Lei poi tra l'altro si innamora anche di questi soggetti, cioè entrano proprio a far parte della sua poetica, però all'epoca è altrettanto vero che questi soggetti non hanno successo commerciale. Ci fosse stato Pinterest nel 1870, Berthe Morisot sarebbe stata milionaria probabilmente. Nel 1872 dipinge Le Berceau, un quadro dolcissimo che ritrae la sorella Edma che accudisce Blanche, la sua primogenita, mentre la bambina riposa in una culla bianca. È un quadro tipicamente impressionista, ai suoi toni del rosa, del bianco e del blu, colori principali che usa Berthe, colori ricorrenti. Guardate come Berthe dipinge e rende la trasparenza della tenda che scende sulla culla. È un quadro meraviglioso. E poi è veramente dolce, ragazzi. Io non so, probabilmente è che sto diventando vecchia, però mi commuove tantissimo questo quadro, è bellissimo, di una dolcezza. Basta. Al dipinto viene riconosciuta una certa eleganza e viene esposto alla prima mostra impressionista, ma ovviamente non viene preso in considerazione. Perché non viene preso in considerazione? Perché i quadri di Berthe vengono giudicati femminili. È l'unico motivo, sono troppo femminili. Questo quadro secondo me ci dice una cosa importante, ovvero che ci sono delle esperienze, tipo la maternità, che solamente una donna può disegnare, dipingere, capire in questo modo. Non necessariamente una donna con figli, ma una donna che ha un rapporto di qualche forma con la maternità, ovvero tutte quante, perché tutte in fondo ci pensiamo, anche quelle che non vogliono aver figli. Un uomo probabilmente rappresenterebbe questa scena in un altro modo. Non dico che una sia meglio o peggio, dico però che tutte e due sono necessarie, mentre purtroppo negli anni la visione femminile non è stata ritenuta necessaria, anche su argomenti femminili, e succede anche oggi. Purtroppo Eugène si ammala di atassia nervosa. È un disturbo neurologico che colpisce il cervelletto e altre aree del cervello, causando una perdita di equilibrio e una perdita della coordinazione motoria. Eugène è un pittore, quindi questo è un problema, però lui continua a dipingere cercando di essere presente per Berthe e Julie. Lui non perde
mai il sorriso, ma purtroppo nel 1892 muore, lasciando Berthe vedova e Julie orfana di padre. Berthe ne soffre tremendamente, scrive nel suo diario che lei non vuole più vivere, che non riesce a fare altro che piangere, desiste dal suicidio solamente perché una sua amica che ci aveva provato le dice che vivere è il modo più efficace di soffrire e di sentire il dolore. Il suo amico Mallarmé la aiuta anche da un punto di vista amministrativo e tutti i suoi amici impressionisti fanno del loro meglio per prendersi cura di lei. Berthe trova la forza soprattutto nel fatto che Julie ha bisogno di lei e poi a un certo punto si rende conto che lei non vuole morire, quello che vuole fare è tornare indietro nel tempo, tornare giovane, e si tormenta molto per il fatto di non giudicarsi una buona moglie. Lei pensa di non essere stata una brava moglie per Eugène, era un artista, non poteva fare a meno di dipingere, però man mano si ricorda che Eugène l'ha sempre supportata, le ha sempre voluto bene proprio perché era così. Per cui Berthe decide di immergersi nel lavoro, anche perché per un artista quello è il modo che ha di rielaborare la realtà. E questa è la fase della sua maturità artistica, che investe non solo i soggetti ma anche la tecnica. Sperimenta molto di più con il colore, intraprende scelte più audaci, diciamo. Nelle Cerisier, l'albero delle ciliegie, vediamo due giovani donne raccogliere qualcosa, ma senza il titolo non sapremo che si tratta di ciliegie. A dire la verità non sapremo nemmeno con certezza che le stiano raccogliendo da un albero. Per cui Berthe inizia a muoversi molto verso l'astrazione. I suoi ultimi quadri sono un trionfo della sintesi formale, della sinteticità di cui abbiamo parlato prima, per cui elimina tutti i dettagli superflui, focalizzandosi proprio sull'impressione, sul ricordo. Nel 1894 organizza insieme alla sua amica e impressionista Mary Cassatt la prima esibizione a cui partecipano solamente pittrici. Lei rimane sempre molto critica nei confronti della società in cui vive e soprattutto sul ruolo che viene concesso alle donne. Oggi le giovani donne seguono 5-6 corsi a settimana, più tardi si presentano in società per poi sposarsi e votarsi al proprio marito. Quindi niente più modelle, niente più momenti piacevoli di divertimento, di quell'anguore pittoresco. Tutti sono senza pace, nessuno capisce che non c'è niente come stare 2 ore reclinate su una chaise longue. La vita è un sogno e il sogno è più reale della realtà. Nei sogni uno è se stesso, veramente se stesso, se uno ha lì la sua anima. Chissà fin dove si sarebbe spinta con la sua rivalutazione, no, della figura femminile dell'epoca, però purtroppo Berthe si ammala. Julie le attacca una bruttissima influenza nel gennaio del 1895. Berthe non vuole dire a nessuno quanto malata sia, è Julie a scrivere alla figlia di Mallarmé. A fine febbraio l'influenza diventa una polmonite. Berthe allora si decide a scrivere a Mallarmé, ma le scrive anche di essere semplicemente malata, di non affannarsi a venire perché tanto lei non riusciva a parlare. Berthe capisce che la situazione è senza via d'uscita e allora affida Julie a Mallarmé e fa in modo che la figlia abbia una rendita grazie ai suoi quadri e a quelli di Eugène. Berthe muore all'età di 54 anni il 2 marzo del 1895 alle 10:30 della sera. Prima di morire scrive questa lettera a Julie. Mia piccola Julie, ti amo mentre muoio, ti amerò quando sarò morta. Per favore, non piangere. Questa separazione è inevitabile. Mi sarebbe piaciuto sopravvivere fino al tuo matrimonio. Lavora e comportati bene, come hai sempre fatto. Non mi hai mai reso triste, nemmeno un giorno della tua piccola vita. Hai bellezza e benessere. Usali bene. Penso che sarebbe meglio se vivessi con i tuoi cugini, ma non ti impongo niente. Dai qualche mio ricordo alla zia Edma e ai tuoi cugini. Di a Monsieur Degas che se fonda un museo dovrebbe prendere un Manet. Un ricordo a Monet, a Renoir, un mio disegno a Bartolomé. Dai qualcosa anche ai 2 domestici. Non piangere. Ti amo molto più di quello che riesco a dire. Un attimo. Ok. Nel 1896 il suo amico Monet organizza una mostra su tutta l'opera della carriera di Berthe, tant'è che Julie gli regala uno degli ultimi ritratti che sua madre aveva dipinto di lei. Purtroppo però la fama di Berthe decresce con il tempo, man mano che i suoi più cari amici
muoiono a loro volta. Solamente le studiose di storia femminile, quasi un secolo dopo, hanno riscoperto il suo lavoro e ora Berta ha preso un posto fondamentale tra le donne pittrici. Berta è stata una donna che ha profondamente sentito e vissuto il proprio talento perché se ne è assunta la responsabilità. Non è scappata di fronte al proprio dono, l'ha regalato agli altri, pur sapendo che il suo sesso di nascita non le avrebbe mai permesso, almeno in vita, di essere presa sul serio. La società non le avrebbe mai riconosciuto ciò che le spettava. C'è un bellissimo libro che mi ha consigliato mio nonno che si intitola Nei sogni cominciano le responsabilità e la trovo una frase stupenda che si adatta molto alla vita di Berthe, perché effettivamente nel suo sogno di diventare una pittrice, andando contro a tutte le convenzioni sociali che l'avrebbero voluta moglie, madre, che rispetta certi canoni della buona creanza, lei si è assunta la responsabilità, no, del proprio sogno e si è assunta anche quella del proprio sesso, organizzando ad esempio una mostra solamente per pittrici donne che ovviamente avevano gli stessi problemi che aveva lei da un punto di vista professionale, cioè non venivano prese sul serio. Questa vicenda esistenziale finisce qui. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se già non lo avete fatto. Mi potete seguire su Instagram, il mio nome è sempre lo stesso, Caterina Fassina. Se avete delle altre artiste crepate dimenticate da consigliarmi, scrivetemelo nei commenti. Se conoscevate Berthe Morisot, se vi piace in particolare un suo quadro, se ci sono dettagli della sua vita che io non conosco o che non ho menzionato, usate la sezione commenti per esercitare l'articolo 21 della Costituzione italiana. Questo video uscirà dopo il referendum, comunque volevo fare un invito al voto, ma spero abbiate votato. È stato un piacere condividere questa storia con voi e noi ci vediamo settimana prossima. Tanti bacini sul nasino.